Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nin R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il libro Volere troppo e ottenerlo. Le nuove regole della negoziazione di Chris Voss è una guida fondamentale per chiunque desideri migliorare le proprie capacità negoziali. Chris Voss, ex agente dell'FBI con una vasta esperienza in situazioni ad alta pressione, condivide nel suo libro strategie e tecniche che possono essere applicate non solo in contesti professionali, ma anche nella vita quotidiana. La negoziazione è più di un semplice scambio. È un'arte che richiede comprensione psicologica, empatia e abilità comunicative. Voss ci insegna come affrontare le diverse fasi della negoziazione, dall'avvio della conversazione alla chiusura dell'accordo, utilizzando tecniche scientifiche e principi psicologici testati nel tempo. Con un approccio pratico e con storie avvincenti, Voss rende il complesso processo della negoziazione accessibile a tutti. Che tu sia un imprenditore, un manager o semplicemente qualcuno che desidera migliorare le proprie relazioni interpersonali, questo libro offre strumenti preziosi per ottenere risultati migliori in ogni situazione. La capacità di negoziare efficacemente può fare la differenza tra successo e fallimento, e con Embassy Ines. Con le regole appena rivelate di Voss, potrai scoprire come massimizzare il tuo potenziale e quello delle persone attorno a te. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la preparazione, la chiave per una negoziazione efficace. La preparazione è uno dei pilastri fondamentali per una negoziazione di successo. Chris Voss sottolinea l'importanza di avere un piano ben definito prima di entrare in qualsiasi discussione. Questo piano include la raccolta di informazioni dettagliate sulle parti coinvolte, sui loro obiettivi e sulle loro potenziali obiezioni. Una preparazione adeguata consente di anticipare le mosse dell'altra parte e di strutturare le proprie argomentazioni in modo più convincente. Voss suggerisce di identificare le proprie esigenze e desideri e di avere chiari i limiti oltre i quali non si è disposti a scendere. Utilizzare tecniche di ricerca avanzata, come la lettura di rapporti, analisi di mercato e anche l'osservazione diretta, può fornire un vantaggio competitivo significativo. In questa fase è cruciale anche sviluppare una mentalità flessibile. L'idea è di non fissarsi rigidamente su un unico risultato, ma di essere aperti a alternative che potrebbero emergere nel corso della negoziazione. Prepararsi significa anche esercitarsi, affinando le proprie abilità di comunicazione e affinando la tecnica di ascolto attivo, che sarà essenziale per comprendere le necessità dell'altra parte. Secondo, l'importanza dell'ascolto attivo. Uno dei concetti chiave nel processo negoziale presentato da Voss è l'ascolto attivo. Questo non si limita a semplicemente sentire ciò che l'altra parte sta dicendo, ma implica una comprensione profonda delle loro emozioni e intenzioni. Attraverso l'ascolto attivo si mostrano empatia e interesse genuino per l'altra parte, creando un clima di fiducia e apertura. Voss enfatizza che spesso le persone sono più disposte a negoziare favorevolmente quando si sentono ascoltate e comprese. Durante la negoziazione è fondamentale ripetere ciò che è stato appena detto per confermare la comprensione e mostrare che si presta attenzione. Inoltre, l'ascolto attivo permette di raccogliere preziose informazioni non verbali. Il tono di voce, la postura e le espressioni facciali possono rivelare più delle parole stesse. Voss suggerisce tecniche pratiche per affinare questa competenza, come l'utilizzo di domande mirate che incoraggiano l'altra parte a esprimere i propri pensieri e sentimenti. Con questa strategia non solo si guadagna un buon rapporto, ma si ottiene anche un vantaggio strategico nel processo negoziale. Terzo, la tecnica del no per creare spazio di manovra. Contrariamente all'idea tradizionale che sì sia sempre l'obiettivo in una negoziazione, Voss propone un approccio intrigante. Il no è spesso più utile. Dire no offre all'altra parte la sensazione di controllo e potere. Quando qualcuno si sente al sicuro e ascoltato, è più probabile che inizi a esplorare davvero le opzioni valide. Voss introduce il concetto di no come punto di partenza. Quando un negoziatore sente di aver raggiunto un punto di stallo o di essere intrappolato in un angolo, offrire la possibilità di dire no
può sbloccare nuove dinamiche nella conversazione. Questo non solo aiuta a rilassare l'atmosfera, ma dà anche la possibilità di ridefinire i termini della negoziazione. Il no può servire come una forma di protezione. Permette alle parti di fare un passo indietro e rivalutare la situazione. Il passo successivo è trasformare quel no in un'opportunità. Si può porre una domanda o suggerire una soluzione alternativa che porti entrambe le parti a riconsiderare i rispettivi punti di vista. In questo modo si instaura un dialogo produttivo anziché un confronto diretto. Quarto, negoziare con l'emozione. Voss evidenzia come l'emozione giochi un ruolo cruciale nella negoziazione. Colpire le corde emotive dell'altra parte può essere un ottimo modo per migliorare il proprio potere di negoziazione. Gli esseri umani agiscono spesso in base a sentimenti istintivi. Una negoziazione che si basa solo su argomenti razionali potrebbe non ottenere il risultato desiderato. L'autore fornisce diverse tecniche per lavorare con le emozioni. Uno degli approcci migliori è quello di utilizzare storie coinvolgenti che possano risuonare con le esperienze personali dell'altra parte. Raccontare una storia toccante può innalzare il livello di impegno e comprendere le emozioni coinvolte nella negoziazione. Inoltre, Voss suggerisce di utilizzare l'etichettatura delle emozioni, una tecnica che consente di dare nome ai sentimenti dell'altra persona. Riconoscere le emozioni può aiutare a diffondere tensioni e favorire il dialogo. Essere in grado di navigare le emozioni non solo migliora l'atmosfera della negoziazione, ma facilita anche un accordo che rispetti e soddisfi le esigenze di entrambe le parti. Infine, chiudere con forza. Tecniche per finalizzare la negoziazione. La chiusura di una negoziazione è una fase critica e Voss fornisce strategie per assicurarsi che l'accordo finale sia vantaggioso. La chiusura non riguarda solo la conferma di un accordo, ma richiede abilità per garantire che entrambe le parti rimangano soddisfatte. Uno strumento utile per Voss è il concetto di offerta finale. Questa non è una semplice proposta, ma include un elemento di motivazione per l'altra parte a completare l'accordo. Ad esempio, si può presentare una scadenza o un incentivo per rendere l'accordo più allettante. Un altro punto chiave è la necessità di anticipare le obiezioni che potrebbero sorgere al momento della chiusura. Essere preparati a rispondere alle preoccupazioni dell'altra persona contribuisce a creare un'atmosfera di fiducia. Voss incoraggia anche a non lasciare la conversazione con un'impressione di ambiguità. La chiarezza è fondamentale. Entrambi i partecipanti devono avere una comprensione condivisa di cosa è stato concordato e quali saranno i prossimi passi. Una chiusura efficace non solo cementa l'accordo, ma imposta anche il tono per future interazioni. In conclusione, Volere troppo. E ottenerlo è un libro che si rivolge a chiunque desideri migliorare le proprie capacità negoziali, dai professionisti ai neofiti. La negoziazione è una parte integrante della vita quotidiana, che si tratti di affari, conflitti interpersonali o semplicemente di ottenere ciò che si vuole. Le tecniche e i suggerimenti forniti da Chris Voss sono pratici e facili da applicare, rendendo il libro una risorsa preziosa. Imparando a negoziare in modo più efficace, puoi migliorare non solo il tuo successo professionale, ma anche le tue relazioni personali. La capacità di ascoltare, comprendere e rispondere alle esigenze degli altri non solo crea migliori opportunità di accordo, ma rafforza anche la fiducia e il rispetto reciproco. Noi tutti abbiamo situazioni in cui desideriamo che le nostre voci siano ascoltate e che i nostri desideri mettano radici. Questo libro offre gli strumenti per farlo. Se sei disposto a investire tempo ed energia nel migliorare le tue capacità negoziali, Volere troppo e ottenerlo potrebbe essere un punto di partenza deciso per trasformare le tue esperienze quotidiane, offrendoti un ventaglio di opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi. Se vuoi supportare Chris Voss, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.